buonasera. Questa sera proveremo a fare un intervento, diciamo che non è proprio un intervento di manutenzione, è un intervento di sostituzione. Proveremo a sostituire la pompa della benzina della nostra auto. Beh, innanzitutto come facciamo a capire se la nostra auto ha la pompa della benzina che non va? Beh, molto semplice, non arriverà benzina al carburatore e quindi l'auto si spegnerà. Ovviamente magari andremo a metterla in moto un bel giorno e la macchina non si avvierà. Allora come faremo a capire che è la pompa della benzina? In un precedente tutorial che ho fatto ho descritto come è possibile avviare l'auto in con pochi giri di motore d'avviamento riempendo la vaschetta del carburatore. In questo caso faremo nello stesso modo. Riempiremo la vaschetta del carburatore se la nostra auto una bella mattina non vorrà saperne di partire, con 60 cc circa di benzina. Quando la nostra auto si avvierà e dopo diciamo che 3-4 minuti tenderà a spegnersi, allora potremmo avere il sospetto che la nostra pompa della benzina non pomperà benzina. Quindi andremo a smontarla e vedere se all'interno è presente della benzina. In realtà dopo un lungo periodo di inattività la pompa potrebbe anche essere bloccata, perché le membrane che sono all'interno quando la benzina tende a seccarsi, ad evaporarsi, tendono ad incollarsi l'una sull'altro. Ok, adesso procediamo a smontare la pompa. Per comodità ho già tolto i due tubi della benzina, quello che viene dal serbatoio e quello che va al carburatore. Gli attrezzi che ci servono sono pochi e semplici, delle chiavi da 13, una poligonale come questa, se è molto corta va benissimo, o come questa che ha il cricchetto, dei cacciaviti che serviranno per smontare le fascette che tengono i tubi della benzina, del grasso, delle guarnizioni di ricambio superiore e inferiore, una flangia nuova della pompa della benzina se vogliamo sostituirla e ovviamente la nuova pompa. In commercio ne esistono di vari tipi. Questo è un aftermarket. Vedrete che questa freccia posta diciamo sul bordo superiore della pompa indica la provenienza, cioè la benzina che deve provenire dal serbatoio, l'ingresso dove qui sotto c'è un filtrino e poi l'uscita che va verso il carburatore. Di pompe ne esistono di vari tipi, ovviamente adattabili per i vari modelli di Volkswagen. Questo è un aftermarket, le potremo trovare dalle 30 alle 50 euro. Questa invece è una pompa, la sua pompa originale dell'auto. Ora vi mostro anche un'altra pompa di un maggiolino molto più vecchio. Questa è la pompa di un maggiolino Volkswagen degli anni 60, originale, vedete che ha il suo marchio Volkswagen, è completamente revisionabile, infatti si vendono degli appositi kit per revisionare le membrane all'interno. La particolarità è che il condotto della benzina che porta dal serbatoio alla pompa è in metallo. Questo è davvero molto affidabile, nonostante gli anni ancora funziona. Ok, adesso andiamo a smontare la vecchia pompa. Io per semplicità l'ho già allentata e ho già estratto i due tubi della benzina. Vi ricordo che i tubi della benzina devono avere diametro 5,5 mm, che non sono neanche tra l'altro facili da reperire in commercio, soprattutto quelli a doppia parete, ma se non li trovate usate quelli da 5 mm, perché quelli da 6 sono più larghi e tendono a fuoriuscire dall'imboccatura della pompa. Ok, usando questo tipo di chiave, ripeto, se è più corta è molto più semplice, andiamo ad imboccare la chiave da 13, imboccare la vite che fissa la pompa al basamento. Ok, allentiamo la prima,
Poi in questo modo potete anche usare una chiave a cricchetto se ci riuscite, perché io non ci sono riuscito. Ok, ho tolto i due dati, la pompa farà un sobbalzo perché è spinta dalla molla di tenuta. Estraggo la pompa, la vecchia pompa, e sotto ci trovo la prima guarnizione, questa, che estraggo, ed il supporto, la flangia. La flangia, questa originale, è in bachelite. Vi consiglio, a meno che non ci sono perdite di olio qui alla base della flangia stessa ed avete quindi esigenza di cambiare la guarnizione, di non toccarla, perché questa al minimo movimento, se qui diciamo innestata da tanti anni, si spezzerà, lasciando la parte inferiore della flangia all'interno del basamento motore. Dopo diventerà rognoso toglierlo. Poi vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è l'asta di azionamento della pompa, che va inserita e tolta in questo modo. Questa è lunga 100 mm per le auto che sono munite di alternatore e 108 mm per le auto munite di dinamo. Questo vi può essere utile per in caso dovessi acquistare un ricambio. Io la rimetto al suo posto. Ora vi mostro un particolare della nuova pompa che andremo a montare, smontando la parte superiore della stessa. Troveremo sotto un filtro della benzina, il quale potrà essere pulito, diciamo, nei vari intervalli di manutenzione. Ok, aggiungo la guarnizione, che nel mio caso era già nuova, e alla base della pompa stessa un bel po' di grasso. Pulisco i bordi e vado a rimontare il tutto. Ok, inserisco la pompa, la spingo verso il basso e inserisco il primo dato, quello anteriore. Beh, l'unica difficoltà in questa operazione è soprattutto data dal serraggio del dato posteriore. Ok, inserisco anche quello. Agendo con tutte e due le dita, cerco di stringere il dato al posteriore. Poi, così come l'ho rimontato, con la stessa chiave inizio a serrare prima uno e poi l'altro. Beh, ora non ci resta che inserire il tubi della benzina e stringerli con le relative fascette. Un appunto sui tubi della benzina: mi raccomando, prima di innestarli nella pompa, anche di verificare le loro condizioni, che non presentino lacerazioni, tagli o non entrino in contatto con tipo il collettore o qualche organo che, diciamo, si scalda e può, diciamo, danneggiarlo. Un'ultima cosa: quando andremo a comprare la pompa di ricambio per la nostra auto,
Tenete presente che esistono due tipi di pompe, una per il maggiolino con l'alternatore, come quest'auto, e un altro per il maggiolino con la dinamo, con l'impianto elettrico con la dinamo. Entrambe sono diverse perché differenziano nell'altezza, così come è differente l'asta, come ho fatto vedere prima, l'asta di comando. Infatti in quella dell'alternatore è 100 mm, in quella con la dinamo è più alta, è 108 mm. Quindi fate attenzione perché entrambe sono diverse, potreste comprare il ricambio sbagliato. Poi, una volta terminata l'operazione di installazione della pompa, mettiamo in moto la nostra auto, ritorniamo dietro al vano motore, lasciamola in moto per 4-5 minuti e accertiamoci che non ci siano perdite o trasudazioni di benzina. Bene, questa operazione è terminata, anche se non ho fissato del tutto i tubi della benzina, lo farò in un secondo momento. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi saluto invitandovi a iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Ciao a tutti, alla prossima.